Allora, buongiorno ragazzi. Ehm, Oggi è la lezione del venerdì, quindi poi dopo avremo 2 giorni di, diciamo, vacanza dalle lezioni da utilizzare per lo studio. Allora, oggi introduciamo un concetto molto importante e i 2 concetti che introduciamo sono il momento della quantità di moto, che viene anche chiamato momento angolare. Anzi, viene praticamente sempre chiamato momento angolare, ma siccome oggi lo introduciamo per la prima volta, vogliamo ricordarci che fa riferimento alla quantità di moto di un punto materiale. E insieme al concetto di momento della quantità di moto, nel corso della lezione introdurremo il concetto di momento di una forza. Allora, questo argomento viene introdotto nel vostro libro di testo abbastanza alla chetichella, viene buttato lì in maniera molto secca, viene data la definizione di tutte e due le nuove grandezze fisiche e poi viene dato un teorema che le collega, però non viene spiegato molto approfonditamente a che cosa servono. Invece io ritengo che sia molto importante capire la motivazione per cui si introduce una grandezza fisica e soprattutto questo ci permetterà poi, quando faremo il corpo rigido e i sistemi di punti materiali prima, di capire qual è il ruolo del momento angolare. Allora, quindi io modifico la trattazione del libro cercando di farla un pochino più introduttiva, in maniera da capire le cose, e poi dopo le variazioni al testo del libro le introdurrò nella versione online del libro. Allora, alcuni di voi mi hanno segnalato che non riescono a scaricare la versione online. Ho chiarito il Busillis. Il problema è che quando io inserisco delle correzioni, queste devono essere approvate dalla casa editrice che le rende pubbliche, però in questo momento c'hanno un attimo di difficoltà per via della emergenza e quindi ci vuole un po' più di tempo. Adesso le correzioni che ho fatto fino ad ora dovrebbero essere pubblicate entro stamattina, mi hanno detto. Quelle che farò oggi pomeriggio, vediamo. Allora, per introdurre il concetto del momento angolare, io di solito in aula faccio una lezione interattiva con degli studenti. Adesso noi siamo a distanza e la lezione non la posso fare e quindi la faremo con gli amici di mia figlia, i pupazzetti i Lego Friends. Supponiamo di avere una persona, no, un Lego Friend, lo vediamo dall'alto, e supponiamo che questa persona abbia una massa m e a un certo istante abbia una certa velocità, quindi che abbia massa e velocità. Adesso supponiamo che ci sia un amico di questa persona che si trovi in una certa posizione, ad esempio in questa posizione qua, no? Visto dall'alto. Allora è chiaro che se ad esempio questo ragazzo qui sta camminando, si sta muovendo con una certa velocità e fa un moto di traslazione, no? Però chiaramente guardate la persona che si trova qui e supponete che, adesso io girerò tutto il pupazzetto, ma supponete che possa girare solo la testa. Allora, mentre questa persona muove per seguire il cammino del pupazzetto con i capelli rossi, il pupazzetto con i capelli neri è costretto a girare la testa. No? E allora questo che cosa vuol dire? Vuol dire che il moto del pupazzetto con i capelli rossi è percepito dalla persona che si trova qui come una rotazione. Allora, capite che se io disegno il raggio che va dalla posizione dell'osservatore, e l'osservatore lo chiameremo omega grande, no? Anzi avrei potuto scrivere omega grande in un'altra posizione, diciamo così lo vedete, alla posizione in cui si trova il punto materiale, che chiamo P, allora, e questo è il vettore che io chiamo omega P,
e capite che questi due vettori, velocità e omega p, non sono paralleli tra di loro. Capite anche che se io avessi un altro osservatore che si trova in questa posizione, una ragazza, no? E questa ragazza si trova in questa posizione qui, allora vedete che mentre il pupazzetto si muove nella direzione della ragazza, la ragazza non ha bisogno di girare la testa, cioè lo vede sempre arrivare nella sua direzione. E se chiamiamo la ragazza omega primo e chiamiamo omega primo p il vettore che va dalla posizione della ragazza fino alla posizione del ragazzino, capiamo benissimo che c'è una differenza tra i due casi, no? E se io prendo un terzo osservatore, chiamiamolo omega secondo, che si trovi in questa posizione qui, allora capite che se io disegno il raggio vettore che va da qui a qua e lo chiamo omega secondo p, qui, c'è una differenza ulteriore. Mentre il ragazzo si muove, la ragazza deve ruotare la sua testa e mentre lei la deve ruotare in senso orario, vedete, l'osservatore che sta qui la deve ruotare in senso antiorario e quello che sta qui non lo deve osservare. Allora, quindi questo vi dice che osservatori diversi percepiscono il moto di un punto materiale o come una pura traslazione, in questo caso, oppure questo lo percepisce come una rotazione antioraria e questo lo percepisce come una rotazione oraria. Allora, chiaramente questa è una cosa che è molto interessante da descrivere dal punto di vista fisico e per questo motivo si introduce una grandezza che viene detta momento della quantità di moto, momento della quantità di moto. E come si definisce il momento della quantità di moto? Si definisce come il vettore L, quindi è una quantità vettoriale, che è dato da cosa? Dal prodotto vettore del vettore che va dall'osservatore alla posizione in cui si trova il punto materiale, e quindi il vettore omega p, vettor la quantità di moto del punto materiale, che posso anche scrivere, scusate qui sfrutto proprio il margine, omega b vettor massa per velocità del punto materiale. Questa è la mia definizione di momento della quantità di moto e da ora in poi lo chiameremo momento angolare. Abbiamo capito che coinvolge la quantità di moto, lo sappiamo, è omega p vettore mv e quindi va bene questa definizione. Adesso voi ricordate che in geometria la definizione di un prodotto vettore tra due vettori qual è? Se io ho due vettori, uno che chiamo A e l'altro che chiamo B, il prodotto vettore A vettor B è un vettore che è perpendicolare al piano che contiene i due vettori. Quindi se i due vettori sono nel piano del foglio, deve essere ortogonale al foglio. E deve vedere il primo ruotare sul secondo in senso antiorario. Che cosa vuol dire? Che se il vettore fosse puntato verso l'alto, prodotto vettore dei due, io, se questa è la testa del vettore, come vedrei? Vedrei A ruotare su B in senso orario. Allora vuol dire che la direzione è questa, ma il verso in realtà è verso il basso. Quindi vuol dire che il mio prodotto vettore in questo disegno è un vettore che punta dentro il piano del foglio. E ricordatevi che questa regola, no? Ci dice che A deve ruotare su B in senso antiorario per un angolo inferiore a 180 gradi, no? Perché chiaramente se vado sopra i 180 gradi tutto si rovescia. Allora vedete adesso possiamo vedere chi è il vettore velocità del ragazzino, è un vettore diretto in questa direzione qua. Chi è il vettore omega p? È il vettore che va da qui a questa posizione. Ma come vi ricordate, i vettori possono essere traslati nello spazio, quindi posso traslare questo vettore in questa posizione qui. Scusate, mi esce dal piano del foglio, ma capite benissimo che va da qui e prosegue in questa direzione. Questi formano questo angolo che è formato in questa posizione. E allora vedete che il prodotto vettore tra il pennarello, tra il pennarello marrone, che è il primo che compare
in questa espressione e il pennarello viola, che è la quantità di moto del vostro punto materiale, è un vettore perpendicolare al piano del foglio e, visto che il pennarello marrone ruota in senso antiorario, è un vettore che esce dal piano della lavagna. Cioè, il momento angolare del ragazzino rosso rispetto a questo punto di osservazione è un vettore che esce dal piano della lavagna, chiamiamolo L, ed è ortogonale al piano della lavagna. Viceversa, se io vado a vedere il momento angolare di questo ragazzino rispetto a questa osservatrice che si trova qui, siccome i due vettori sono paralleli tra di loro e so che il prodotto vettore di due vettori paralleli è nullo, osservo che L' è uguale a 0, cioè il momento angolare rispetto a questo punto omega' è pari a 0. Mentre se vado a vedere qual è il prodotto vettore, il momento angolare del ragazzino rispetto a questo osservatore qua, quando vado a fare il prodotto vettore, ops, siamo caduti, no? Trovo che questo prodotto vettore è entrante nel piano del foglio e si chiamerà L secondo. Chiaramente questi tre vettori non hanno un modulo che dipende da quanto è lungo il raggio vettore omega p, da quanto è la quantità di modo, da quanto è l'angolo che formano, quindi avranno moduli differenti, e lo vedete che questo è 0 e questi sono diversi da 0, e che hanno direzioni che sono perpendicolari sempre al piano del foglio o entranti o uscenti. Allora quindi capisco benissimo che c'è una cosa fondamentale. Adesso noi leviamo i pupazzetti e da ora in poi chiameremo questo punto di riferimento polo, rispetto al quale io riferisco il momento angolare di un punto materiale, e dirò un punto materiale di massa m che ha velocità v possiede un momento angolare rispetto al polo omega che è dato da omega p, raggio vettore che va da omega a p, vettor m per v, e che a seconda di come è diretto il polo e come è diretta la velocità, questo momento angolare potrà avere vari casi. Questa è l'introduzione che manca sul vostro libro e che noi abbiamo fatto in questa maniera relativamente semplice. Quindi da ora in poi utilizzeremo questa definizione di momento angolare. Allora, capiamo benissimo che il momento angolare è una quantità che dipende dalla quantità di moto del vostro punto materiale, ma dipende anche dal polo a cui io mi sto riferendo. E come vedete benissimo, la stessa quantità di moto mv mi dà un momento angolare differente a seconda del polo che io scelgo. Allora, noi possiamo rendere questa osservazione analitica e dire, va bene, se io ho un polo omega e ho un punto materiale che si sta muovendo con una certa velocità v, e quindi con una quantità di modo p che è uguale a m per v, allora il momento angolare rispetto al polo omega, lo chiamerò L, sarà omega p vettor mv. Ma adesso io mi domando, va bene, ma se io riferissi il mio moto rispetto a un altro polo, chiamiamolo omega primo, allora chi è il momento angolare rispetto al polo omega primo? Sarà omega primo p vettor mv. D'accordo? Ma adesso voi vedete che se io definisco il vettore che va da omega prima a omega, lo chiamo omega primo omega, questo è il vettore, io so che la somma di questi tre vettori deve essere uguale a 0, perché vado da qui a qui, anzi la somma di questi due vettori, cioè omega primo omega, che è questo vettore, più omega p, mi deve dare il vettore omega primo p. E quindi in questa espressione qua io posso sostituire a omega primo p la sua espressione e quindi scrivere omega primo omega più omega p vettor massa per velocità. Questo mi dice, ottengo omega p vettor mv più omega primo omega vettor mv. Ma la prima quantità che si trova qui
è il momento angolare rispetto al polo omega, quindi è quello che io ho chiamato L, più omega primo omega vettor mv. Allora, questa formula che mi dice? Mi dice che se io conosco il momento angolare di un punto materiale rispetto a un polo omega, posso calcolare il momento angolare rispetto a un altro polo omega primo e semplicemente dicendo che il momento angolare rispetto al polo omega primo è quello rispetto al polo omega più un termine che dipende dalla distanza tra due poli prodotto vettore mv. Quindi in generale che cosa ci dice? Che devo stare attento quando io telefono a mia madre e le dico mamma, io ho questo momento angolare che vale questa quantità, mia madre mi risponde e dice vabbè caro mio sì hai questo momento angolare ma rispetto a quale polo? Ok? E quindi questo ci dice che nella definizione di momento angolare è importantissimo dire rispetto a quale polo ci riferiamo. Quindi da ora in poi quando parleremo di momenti sappiamo che prima di definire i momenti dovremo definire il polo rispetto al quale intendiamo riferirli. Allora, questa piccola parte qui la trovate all'appendice del vostro mazzo di voci, cioè il passaggio da sistemi con poli differenti è un corollario dell'appendice, ma è quello che io ho scritto qui, non c'è bisogno che l'andate a rivedere. Adesso possiamo fare un'osservazione che è la seguente. Spero che il disegno mi venga bene, perché il disegno è un pochino complesso in questo caso. Supponiamo di avere un punto materiale che nello spazio a 3D sta seguendo una traiettoria, no? E la traiettoria può essere tale che sia x, che y e che z varino nel tempo. Allora, se il punto materiale a un certo istante si trova, supponiamo, in questa posizione qui, no? E supponiamo che la velocità del punto materiale sia tangente alla traiettoria diretta in questa maniera qui, mi domando, va bene, supponiamo di considerare il moto, cioè di scegliere come polo l'origine del mio sistema di riferimento, allora, cioè che il mio polo coincida con l'origine. Allora io so che la posizione del punto materiale è identificata da un raggio vettore R. Allora vedete che il raggio vettore R e la velocità v identificano un piano, perché e chi è questo piano? È il piano che li contiene entrambi. Adesso io questo piano lo disegno apposta a sghembo, fatto in questa maniera. È un piano che in quell'istante ha una certa orientazione, ma man mano che il punto materiale si sposta, questo piano cambierà orientazione. Perché? Perché la velocità potrà cambiare orientazione durante il moto. Quindi questo disegniamolo al momento in cui stiamo osservando il nostro moto. Allora noi che cosa abbiamo? Abbiamo che la velocità in quell'istante potrà diciamo, essere scomposta in due componenti. Una, la direzione lungo il raggio R, cioè il vettore velocità può essere scomposta in una velocità che chiamiamo radiale e può essere scomposta in una parte che chiamiamo V tangenziale che è diciamo ortogonale a V. Che cosa si intende questo? Si intende che se in quell'istante, diciamo, io disegno il cerchio che ha raggio R, la velocità può avere una componente lungo il raggio del cerchio e una tangente al cerchio. Quindi in generale potrò scrivere che V è uguale V radiale più V tangenziale. Allora, se mi scrivo il momento angolare del mio punto materiale, in questo istante dovrò dire il momento angolare è il raggio che va dal polo alla posizione del punto, e siccome il polo nell'origine è proprio R piccolo, vettor m per la velocità. Ma, come abbiamo detto, la velocità può essere scomposta nelle due componenti, velocità radiale più velocità tangenziale.
e allora ottengo due parti qua, r vettor mv radiale più r vettor m, la velocità, diciamo, tangenziale. Diciamo che io vedo un commento sulla chat che, diciamo, non è utile, no? Allora, otteniamo questa scrittura e ovviamente, siccome il raggio R e il vettore VR sono paralleli tra di loro, questo prodotto vettore qua è nullo, perché R è parallelo a V con R. E mi rimane solo questo termine qui. Ma come vedete, questi due vettori, R e V con θ, sono ortogonali tra di loro, per definizione. Quindi questo momento angolare ha un modulo, il modulo del momento angolare, che è il modulo del primo per il modulo del secondo, mv tangenziale. E com'è questo prodotto vettore? È ortogonale istantaneamente al piano. Quindi se il mio piano è fatto in questa maniera qui, il prodotto vettore tra R è un vettore che in questo caso, diciamo, entra dentro il piano del foglio, quindi va dentro il piano del foglio. Quindi che cosa ho? Che in questo istante il vettore L è ortogonale al piano, è diretto verso il basso e ha questo modulo qui. Ma adesso guardiamo. Siccome la velocità tangenziale è lungo il raggio del cerchio, è come se avessi un punto che si muove su una circonferenza di raggio R. E quindi questa velocità tangenziale può essere scritta come la velocità angolare che istantaneamente il punto ha intorno all'origine moltiplicato per il raggio della traiettoria, perché sappiamo che questa quantità altri non è che omega r. E quindi che cosa scopro? Scopro che questo momento angolare ha un modulo che è m omega r quadro, cioè si scrive in questa maniera qui. Quindi mentre il mio punto materiale si muove, questo piano cambia e il momento angolare istante per istante è ortogonale al piano, ortogonale a R e ortogonale alla velocità. Il caso più semplice è quello di un moto circolare. No? Se io ho un moto circolare in cui un punto materiale si muove con velocità v, se io riferisco il momento angolare al polo scelto nel centro della traiettoria, questa è la posizione P, questo è il mio vettore omega P, e come vedete questo è il più semplice tipo di moto curvilineo nello spazio. Chi è il momento angolare? No? Il momento angolare è omega P vettor mv, ma questi due vettori sono ortogonali tra di loro, quindi il momento angolare ha un modulo che è pari al prodotto dei moduli dei due vettori, e quindi è la lunghezza del segmento omega P per m, v. Ma la lunghezza del vostro segmento altri non è che il raggio della circonferenza, quindi avete r, m, v è legato alla velocità angolare da omega r e di nuovo trovo m omega r quadro. Cioè nel caso di un moto circolare, il momento angolare ha modulo m per omega, la velocità angolare a quell'istante, per r quadro. Allora, guardiamo il verso di questo vettore momento angolare. Se devo vedere il verso, allora vedete il vettore omega p va da qui a qua, il vettore velocità è diretto in questa maniera qua, trascino omega p in questa posizione e omega p ruota sulla velocità in senso antiorario. Quindi vuol dire che il vettore momento angolare in questo istante è uscente dal piano del foglio. Allora questo, diciamo, ci permette di introdurre una convenzione semplificativa, no? Che è la cosiddetta regola della mano destra. Io in genere non la faccio, però vi posso aiutare. Guardate, vedete, se io prendo la mano destra e supponiamo che le mie dita segnino il segno della rotazione, della velocità, quindi vedete
le mie dita si avvitano come la velocità, allora il pollice segna la direzione del momento angolare. D'accordo? Quindi questo vi dice in un moto rotatorio come deve essere orientato il momento angolare. Però sappiamo che dietro c'è la regola del prodotto vettore. E ricordatevi che se io ho un moto antiorario, che in analisi matematica è la definizione positiva di una rotazione, vi ricordate nel moto circolare abbiamo detto la velocità angolare è positiva se è antioraria, il momento angolare è uscente dal piano del foglio. Se ho un moto orario, allora il momento angolare è entrante nel piano del foglio. Allora, ciò detto, diciamo, abbiamo introdotto quello che riguarda il momento angolare e abbiamo capito qual è il suo significato. Allora, analogamente possiamo definire, e lo facciamo in maniera molto veloce, se il mio punto materiale di massa m è sottoposto a una forza a un certo istante, posso definire momento della forza rispetto al polo omega, e lo chiamerò m grande, lo definisco come il raggio vettore che va dalla posizione del polo al punto in cui è applicata la forza, vettor la forza. E questa è la mia definizione. Chiaramente, se io ho un altro polo e calcolo il momento della forza rispetto a un altro polo, il momento sarà differente, perché la definizione dei momenti dipende dalla scelta del polo. Adesso non vi sto a fare il calcolo, però se uno calcola il momento rispetto al polo primo, troverà che in maniera del tutto analoga a quello che abbiamo fatto nel caso del momento della quantità di moto, questo mi viene omega primo, omega vettor f. Cioè quando vado a calcolare il momento rispetto a questo polo, ottengo il momento rispetto al polo precedente più un termine che dipende dal raggio che va da un polo all'altro. Questa è la definizione. Adesso, giusto quindi sul momento della forza, scriviamocelo qui, momento della forza. No? Se un punto materiale non è sottoposto a una sola forza, F1, ma è sottoposto a più forze, F2, F3 e così via, F con I e F con N, allora mi domando, so che posso definire un risultante delle forze che è la somma su I di F con I, che è la forza complessiva che agisce sul mio punto materiale, e mi domando quant'è il momento del risultante rispetto al polo omega. Il momento del risultante, cioè il momento complessivo, sarà dato da omega P vettor il risultante. Ma questo significa fare omega P vettor sommatoria su I F con I, ma posso portare l'operazione vettoriale all'interno, questo è sommatoria I omega P vettor F con I, ma chi è la quantità che si trova qua dentro? È il momento rispetto al polo omega esercitato dalla singola forza iesima. E quindi questo posso scriverlo come sommatoria I m con I. E cioè posso dire che il momento del risultante è la somma dei momenti che le altre forze, che tutte le forze esercitano rispetto allo stesso polo omega. Allora attenzione, perché qui insitamente noi stiamo sfruttando il fatto che siamo in dinamica del punto materiale. Cioè noi stiamo pensando di studiare il moto di un punto che ha dimensioni fisiche nulle, no? E allora chiaramente se gli vogliamo applicare delle forze differenti, sono tutte applicate nello stesso punto. E quindi vedete che ogni singola forza rispetto al polo omega è identificata dallo stesso raggio vettore che va da omega a P. Dobbiamo stare attenti perché quando in futuro passeremo a dei corpi estesi, allora quando io avrò un corpo esteso,
Non è detto che la forza F con 1 e la forza F con 2 saranno applicate nella stessa posizione del corpo. E quindi chiaramente quando dovremo andare a calcolare il momento angolare non si potrà esprimere come somma dei momenti dove qui compare lo stesso raggio vettore, ma per ogni forza dovrò considerare questo il punto P1, questo è il punto P con 2, dovrò considerare il raggio vettore che dal polo va al punto in cui viene applicata. Nel caso della dinamica la situazione è semplice perché il punto di applicazione è sempre lo stesso. Quindi ci siamo definiti queste due quantità, no? Cioè ci siamo definiti il momento angolare, che è omega p vettor mv, e ci siamo definiti il momento di una forza, che è omega p vettor la forza F. No? Allora adesso facciamo un bel salto all'indietro. No? Quando noi abbiamo definito la forza, vi ricordate questa quantità? E abbiamo definito la quantità di moto, P, in dinamica del punto materiale, alla fine abbiamo trovato una relazione tra forza e quantità di moto. E qual è la relazione? Che la forza è sempre uguale alla derivata della quantità di moto rispetto al tempo. E questo ce lo dice Newton. Vi ricordate? Cioè la forza è la derivata della quantità di moto rispetto al tempo. Allora la domanda è, c'è una relazione tra il momento della forza e il momento della quantità di moto? Cioè, posso trovare una relazione analoga a questa? Ricordatevi che poi questa diventa F uguale ma se io posso considerare la massa costante. Ma esiste una relazione tra i due? Allora, esiste, ovviamente, e si formalizza in quello che viene detto teorema del momento angolare, che mi dà la relazione tra il momento di una forza e il momento della quantità di moto. Allora, uno di voi, ho letto solo adesso il commento, scusate, mi domanda, anche qui vale in questo caso il principio di sovrapposizione? Sì, chiaramente vale il principio di sovrapposizione anche in questo caso qua, perché tutti gli operatori sono lineari, quindi posso applicare il principio di sovrapposizione. Non lo diciamo sempre, ma è così. Allora, adesso ci mettiamo in un caso, lo scrivo qua, caso particolare. Ci mettiamo nel caso in cui noi scegliamo il polo nell'origine di un sistema di riferimento inerziale. Ricordatevi che per il momento noi stiamo sempre ragionando con sistemi di riferimento inerziale e supponiamo di prendere il polo esattamente nell'origine. D'accordo? Non è il caso più generale, ma a questo stadio del nostro corso questo va bene come scelta perché va bene, non vogliamo complicare troppo le situazioni. Allora, se io ho un punto materiale che si trova in questa posizione e che ha una certa velocità, la posizione del punto materiale viene identificata dal raggio vettore omega p, che però in questo caso semplice coincide con il raggio vettore, il vettore posizione r. E quindi il momento angolare si può scrivere come r vettor m per v. Adesso io voglio sapere se queste due quantità sono legate tra di loro, ma ho questo antecedente e dico va bene, qua c'è la derivata di p, vediamo un po' se devo calcolare, se in qualche maniera conta la derivata di L, e allora prendo questa espressione e la derivo rispetto al tempo. Cioè faccio la derivata di L rispetto al tempo. Questo significa che devo derivare rispetto al tempo il prodotto vettore R vettor mv, ma qui applico le regole di derivazione. Ah prof, ma mo pure la derivata di un prodotto vettore, ma non se ne può più qua con questo corso di fisica. Sì, non vi preoccupate, applichiamo sempre le regole dell'analisi come se fossero prodotti di funzioni. Quindi farò la derivata del primo, vettor mv, più il primo non derivato, vettor la derivata del secondo.
derivata, lasciamolo dmv rispetto al tempo. Ma qui capisco una cosa, no? Innanzitutto, guardate chi è dr su dt. No? Chi è dr su dt? Questa è proprio la velocità vettoriale. Qui ho il prodotto della velocità vettoriale con la quantità di moto che è parallela alla velocità vettoriale. E allora questo prodotto qui, vettore, è il prodotto tra due vettori paralleli e si annulla. Ma guardate qui che cosa ho. Chi è la derivata di mv rispetto al tempo? È la derivata di p rispetto al tempo. Ma allora questa quantità altri non è che la forza. No? E quindi ricavo che la derivata di L rispetto al tempo è uguale R vettor F. Ma R vettor F è proprio quello che io ho definito essere M. E allora che scopro? Scopro che vale il teorema del momento angolare, e cioè che la derivata del momento angolare rispetto al tempo è uguale al momento della forza. E vedete, trovo una relazione esattamente, diciamo, equivalente alla seconda legge di Newton nella dinamica del punto materiale. Però questa equazione qui descrive i moti di traslazione. Questa equazione qui descrive i moti di rotazione. D'accordo? E attenzione, attenzione, questa lo scriviamo qua in grande. L'abbiamo ricavata assumendo che il polo sia fisso, cioè che nel tempo sia fermo, no? E in particolare nell'origine. Ok? Allora vedremo nel futuro che io potrei scegliere come polo rispetto al quale riferire i miei momenti non un punto fisso, ma un punto che si muove. D'accordo? Allora in quel caso scoprirei che in questa equazione compare un termine supplementare che è legato alla velocità del polo. In altri termini, no? Il moto di un pupazzetto rispetto a questo viene percepito come una rotazione, no? Quindi il moto rispetto al polo costringe a ruotare la testa, ma se il polo sta camminando, no? Vedete, qui non deve ruotare la testa, anzi, facciamo così, non deve ruotare la testa, quindi c'è un contributo dovuto alla velocità del polo, o addirittura se il polo si sta muovendo in questa direzione, il momento può diventare da negativo a cambiare verso, d'accordo? Quindi noi ci fermiamo per il momento in questo caso particolare, salvo poi dopo raffinare la trattazione in maniera da essere un po' più precisi. Allora, chiaramente che quindi il teorema mi dice che la derivata di L rispetto al tempo deve essere uguale al momento angolare di una forza, ok? E in particolare questo che cosa mi dice? Mi dice che ad esempio se un punto materiale è sottoposto a una forza che compie un momento nullo, allora la derivata di L rispetto al tempo deve essere uguale a 0. E in particolare L deve essere una costante. Cioè, in assenza di forze che compiono un momento, si ha conservazione del momento angolare. Quindi in assenza di forze che compiono un momento, che diciamo più che compio, che esercitano un momento, si conserva il momento angolare. Allora fate attenzione, non sto dicendo in assenza di forze, sto dicendo in assenza di forze che esercitano un momento, quindi le forze ci possono essere, ma devono esercitare un momento nullo. Allora ritorniamo al nostro esempietto banale che abbiamo fatto qui, no? Guardate bene, se io ho questa ragazza
e la sua amica che la sta guardando, questo è il polo e questa è la ragazza che si sta muovendo, e se la ragazza si muove in questa direzione, quanto vale il suo momento angolare? Il suo momento angolare vale 0, perché il prodotto vettore omega p vettore v è nullo, quindi non ha momento angolare, e infatti il suo moto non viene percepito come una rotazione. Adesso supponiamo che la ragazza venga accelerata da una forza, no? Allora, viene accelerata da una forza, ha un'accelerazione, la sua velocità aumenta durante il moto, però guardate, siccome la forza punta verso il polo, il momento della forza è nullo. Allora che cosa succede? C'è una forza, ma ha un momento nullo e quindi la variazione del momento angolare è nulla, quindi era 0 e rimane 0. Per adesso guardate bene questa cosa. Supponiamo che la ragazza venga spinta dalla forza in quella direzione là, questa forza rispetto a questo punto esercita un momento, no? Allora guardate, durante il moto lei verrà accelerata, no? In questa direzione, quindi la velocità non punterà più in questa direzione, ma acquisterà una componente, diciamo, che non punta più in questa direzione, e allora da quel momento in poi il suo momento angolare cambia e viene percepito in suo modo come una rotazione. Quindi una forza che non esercita momento non causa la variazione del momento angolare, ma una forza che rispetto a questo punto esercita momento causa variazione del momento angolare. Ok? Allora, direi che, visto che siamo a 44 minuti, anzi avrei forse il tempo per andare un po' avanti, però ci fermiamo qui. Se ci sono domande chiedetemele adesso, aspettiamo i soliti 30 secondi e in caso mai vi rispondo, e poi all'inizio della prossima lezione, prima di fare gli esercizi, diamo un brevissimo corollario in maniera che chiudiamo questo argomento. Allora, tutto ciò, mentre aspetto le domande, si riduce a un paragrafo che sta sul vostro libro, che è di 1,5 pagine. Voi imparate le definizioni, imparate che cos'è il momento angolare, ma poi diciamo, quello che vi deve rimanere è il concetto della rotazione, cioè che noi qua stiamo descrivendo il secondo tipo di moto che può fare un punto. Fino ad ora abbiamo descritto le traslazioni e ora stiamo descrivendo le rotazioni. Se non ci sono domande, io termino lo streaming.